Tutti che parlano della prima chitarra per iniziare è ok, ma alla seconda chitarra non ci pensa nessuno? Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi parliamo del problema numero 1 di chi ha iniziato a suonare da un po' e sente che è arrivato il momento di abbandonare la sua prima chitarra per passare ad una un po' più seria. Le chitarre che vi farò vedere oggi ovviamente valgono anche per chi suona già da un po' e cerca una chitarra in più, diversa da quelle che ha già, ma senza spendere un patrimonio. E siccome ogni persona ha esigenze e gusti diversi, io e i ragazzi di Musical Store 2005 ci siamo detti: accontentiamoli tutti. Quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere aggiornato e ricordati di lasciare un bel like a questo video. Chi mi segue su Instagram sa già quali sono le chitarre che ci sono in questo video. Corri a seguirmi anche lì e soprattutto fatti un giro sul mio sito che ci sono i videocorsi nuovi. Ti lascio tutto qui sotto in descrizione. 3 delle chitarre di oggi sono repliche delle chitarre più iconiche di tutti i tempi, mentre una ha un'identità a sé ed è leggermente sopra le altre come fascia di prezzo, ma vi giuro che vale ogni euro che costa. La tengo per ultima e se arrivi a fine video capirai anche perché. Alcune le avete già viste sul canale singolarmente, ma oggi meritano di essere raccolte tutte insieme per dimostrare che una tra queste ha sicuramente tutte le carte in regola per diventare la vostra seconda chitarra. E voi che invece avete già 832 chitarre, ditemi subito qui sotto nei commenti come avete scelto la vostra seconda compagna di viaggio. Raga, sono troppissime e vi risparmio l'unboxing perché sennò ci mettiamo 12 anni e non finiamo più. Cominciamo dalla prima chitarra. Questa è per chi è amante delle Telecaster. L'avete già vista sul canale ed è inutile girarci intorno. È la Squier Classic Vibe 50 Telecaster. Sul canale l'ho provata insieme a Simona Sansovini. Per chi ha iniziato da un po' e si è reso conto che il suo suono è in una chitarra in stile Telecaster, una chitarra di questa qualità in questa fascia di prezzo è davvero difficile da trovare. Prima di dirti qualsiasi cosa di questa chitarra, la facciamo parlare un po'. Cominciamo dal suono che a me piace di più con questa chitarra, ovvero un overdrive bello spinto ma non esagerato. Anche sui puliti si comporta molto bene. Senti? Se poi spingiamo tanto con la distorsione, la chitarra ci asseconda tranquillamente. Anche gli assoli con più distorsione diventano fattibili. Poi vabbè, se siamo temerari e vogliamo provarla su una 5150... I suoni parlano da soli, devo dire, e questo vale anche per la versione anni 60 che ho portato un po' di tempo fa in quel video super troll. Cioè, queste chitarre rendono davvero tantissimo. Se per esigenze di repertorio uno avesse bisogno di una chitarra in stile Telecaster senza chissà che budget da spendere, questa ad occhi chiusi, soprattutto se si sta cercando il sound tipico della Telecaster tradizionale. Infatti qui abbiamo la classica coppia di single coil con i selettori a 3 posizioni, manico e tastiera sono in acero e il body è in pino. Ok, non è il classico ontano, però rende davvero bene. Praticamente chiunque su YouTube, specialmente in Italia, parla bene di questa chitarra e vi posso dire tranquillamente che merita tutte le attenzioni che ha ricevuto e che riceverà. La seconda chitarra è per gli amanti delle Les Paul. Non è una Epiphone, ma è una chitarra che, pur mantenendo lo stile simile a quello della Les Paul, diventa utilizzabile per un sacco di generi musicali diversi. È ottima per il rock e non sfigura affatto nel metal, ma comunque gode di ottima versatilità anche in generi musicali più tranquilli, e tra poco ve lo dimostro. Sto parlando della LTD EC256, ovvero il modello Eclipse che sta nella fascia di prezzo poco sopra i 400 euro. Tra l'altro, se sul canale volete vedere altri modelli di ESP o anche LTD, ditemelo subito qui sotto nei commenti. Anche su questa chitarra abbiamo la possibilità di splittare i pick-up e farli diventare single coil, che su una Les Paul sono un po' un insulto, però per questa volta facciamo che va bene così. Direi di partire da quello che ci si aspetta di più da questa chitarra.
ma se la obblighiamo a stare in territori più tranquilli, come con una simulazione Fender e un overdrive non troppo pesante, senti cosa esce? Se poi tra tutte le simulazioni accendo la mia fedele JCM 800, trasuda rock. E se poi decido anche di mettere un po' di boost e un bel delay, questa chitarra ha diverse caratteristiche in comune con la Les Paul, come il body e il manico in Mogano. Ovviamente la forma e le caratteristiche strutturali di base come il ponte e anche il doppio humbucker e i 22 tasti. Se uno come seconda chitarra volesse qualcosa in stile Les Paul ma orientato al moderno, questa è una scelta decisamente allettante. Se invece si vuole stare su qualcosa di un po' più tradizionale, le nuove Epiphone mi sembrano davvero buone. Fatemi sapere se secondo voi meritano una prova. Passiamo alla terza chitarra. Questa è per gli amanti dell'estrato. Anche in questo caso siamo in casa Squier con la Classic Vibe 50, ma questa volta Stratocaster. Probabilmente anche lei l'avete vista qui sul canale. Ora, non dico che questa chitarra sia l'unica Stratocaster in questa fascia di prezzo che valga la pena prendere, però se non si ha troppo budget da spendere vi dà grandi garanzie di qualità. Forse io personalmente sarei più propenso ad andare su quelle fatte con le specifiche anni 60 rispetto a questa che è anni 50, ma comunque la qualità generale dello strumento resta la stessa. Anche lei si merita un po' di tempo per sfogarsi, per cui se poi passa un suono che è l'opposto di quello che abbiamo appena sentito, un bel distorto con un po' di delay, soddisfo la richiesta di non massacrare mai più un assolo di Gilmour. Enjoy! Sul funk è uno spettacolo. Suono clean, simulazione Fender. Posizione 4 o 2, quella prima del pick up al manico, e la chitarra ti chiede di suonare funk. La cosa più bella è che nonostante abbia un single coil al ponte, con la distorsione giusta resta comunque bello aggressivo, anche se per ovvi motivi suona un pochino più fine rispetto all'humbucker. Come abbiamo detto nell'altro video io e Simona, questa chitarra è coerente con quello che dice di essere. Anche se personalmente preferisco la Telecaster tra le due Classic Vibe, non posso restare indifferente quando una chitarra di questa fascia di prezzo porta ai chitarristi questo livello di qualità. Anche lei ha il body in pino, 3 single coil Alnico 3, manico e tastiera sono in acero e tutte le caratteristiche tipiche della Stratocaster. Ovvio, non si sta parlando della custom shop della vita come questa che ho provato un po' di tempo fa, però se hai deciso di fare sul serio hai tutto il diritto di avere la chitarra dei tuoi sogni. Se invece dei sogni fai gli incubi e vuoi la Stratocaster, te la regalo, la vuoi?
Arrivati alla quarta chitarra è il momento di tirare fuori quella che in sé ha tutte le altre alternative che abbiamo visto fino ad ora. Non avrà il sound tipico Strato, non avrà il twang della Tele e non pesa 900 kg come la Les Paul. Prende tutti i pregi di questi strumenti e cerca di fonderli in uno solo. Come ormai avrei capito, sto parlando della PRS, e visto che si cerca di stare su fasce di prezzo il più contenute possibile, tra tutto il catalogo PRS quella che si distingue di più per essere adatta ad essere la prima chitarra seria è proprio il modello Standard 24. È lo stesso che ho portato diversi mesi fa sul canale ed è stato il primo video che ho fatto insieme ai ragazzi di Musical Store 2005. Te lo lascio qui. Mi ricordo ancora, sì, ho 90 anni. Mi ricordo quando è arrivata a casa la prima volta e l'ho tirata fuori dal cartone e mi sentivo un bambino quando apre l'ovetto Kinder e trova la sorpresa che voleva. Tutti i dettagli super precisi di questa chitarra li trovate nel video che vi ho detto un attimo fa, ma comunque siamo qui e quindi ne parliamo. La chitarra è tutta in mogano con la tastiera in palissandro, doppio humbucker, ponte tremolo e il potenziometro push-pull per splittare i pick-up. Praticamente un concentrato di versatilità. Posso passare da un suono super pulito come questo a un suono super dinamico e perfetto per il blues, come questo. Poi premo un pulsante, accendo la 5150 e quello che viene fuori è il metal più cattivo che mi viene in mente. Ma se invece di esagerare così tanto accendo la Plexi, in un secondo faccio anche gli AC/DC. Penso sia innegabile la versatilità di questa chitarra, sia con gli humbucker che con i single coil. Poi ovvio, un upgrade su queste chitarre si può sempre fare, ma il discorso è lo stesso di prima. Non sarà la core americana che costa 6.000 euro, ma per cominciare a mettere i piedi all'interno del mondo PRS penso sia l'alternativa migliore. La chitarra spesso si trova abbondantemente sopra i 600 euro, ma ultimamente sempre di più si trova a meno. Vi invito a cliccare il link qui sotto in descrizione per controllare il prezzo, e se il prezzo è diverso ti prego commenta e insultami perché non faccio Lady Ortonda da troppo tempo, prego. Diciamo che queste 4 sono secondo me tra le migliori alternative che un chitarrista può scegliere di acquistare se dopo aver iniziato decide di avere una chitarra già bella senza spendere 300.000 euro. Si parla di quasi 400 euro per le Classic Vibe, poco più di 400 per la LTD e quasi 600 per la PRS, che è vero, costa di più, però puoi considerarlo come una specie di investimento sicuro. Non devi più pensare che magari fra 2 anni la chitarra non va più bene perché sei troppo bravo e ne vuoi una un po' più bella. Questa cosa vale anche per le Classic Vibe e per le LTD, ma visto che la PRS costa leggermente di più, ci tenevo a specificarlo facendo l'esempio specifico. Voi fatemi sapere assolutamente qui sotto nei commenti qual è stata la vostra seconda chitarra. Raccontatemi un po' la vostra storia e poi venite a raccontarla anche nel gruppo Telegram. Ormai siamo più di 500 e continuiamo a crescere. Io ancora una volta ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005, intanto per la PRS blu che me l'hanno lasciata da dicembre 2020 perché sapevamo che sarebbe servita prima o poi, e infatti eccoci qui. E grazie anche per tutte le altre chitarre che vedete sul canale, e sia merito loro perché me le mandano, sia merito vostro. Senza voi che guardate i video io qui non ci starei, per cui ci vediamo settimana prossima con un nuovo video alle 13, mi raccomando.